Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio presentarvi uno smartwatch veramente incredibile ed è questo. Come vedete, Cospet T3 Ultra. Perché è così speciale? Beh, quando Cospet mi ha contattato per dirmi Lorenzo, vuoi provare i nostri dispositivi? Io li conoscevo già e ero veramente contento, ecco, ero proprio contento di provare i suoi dispositivi e mi aspettavo della qualità molto molto alta ed è stato così. Adesso io lo sto utilizzando da un po' di giorni e mi sono accorto che è un prodotto veramente bello, 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 bello. Beh dai, andiamo a parlare un attimo di lui, parliamo un attimo delle sue caratteristiche, di quello che ci interessa, di questo orologio che è un orologio particolare, è un orologio come vedete qua rugged, quindi significa robusto, un orologio che non teme niente, non teme nel caldo, nel freddo, nell'umidità, nella polvere, né niente, perché è nato per essere resistente, è nato per fare l'orologio estremo. Ecco, il termine giusto secondo me è estremo. Benissimo, quindi partiamo. Allora, innanzitutto vediamo già nella scatola che è certificato militarmente, cioè ha la certificazione 1000 STD 8 e 10H che vedete qui. Ha superato dei test molto rigidi prima di arrivare qui e ci sono tutti questi test che lo mettono in condizioni estreme dove anche il corpo umano a volte non può neanche arrivare, in modo da vedere quanto resiste. Poi come vediamo qui abbiamo più di 170 sport, possiamo utilizzarlo per più di 170 sport e ci sono anche alcuni sport che vengono riconosciuti automaticamente. Ecco, qui vi dico, io l'avevo messo attivo, il riconoscimento automatico, ma a volte sembra che stia riconoscendo degli sport e parte in automatico, anche se, ad esempio, oggi stavo correndo in macchina, mi si è acceso che stavo facendo la pedalata. E adesso l'ho disattivato, ma magari con qualche aggiornamento andrà anche meglio. Poi abbiamo le chiamate Bluetooth, come vedete qui abbiamo chiamate Bluetooth ed ha un altoparlante molto potente e soprattutto l'altoparlante di quando suona è veramente elevato. Poi abbiamo, è resistente IP69, possiamo fare addirittura un'immersione magari per 1,5 m, 2. L'importante è che se andiamo su acqua salata, quando veniamo su poi diamo una risciacquatina, perché l'acqua salata non è mai una bella cosa. Abbiamo il GPS integrato dentro, quindi abbiamo un GPS già integrato. Abbiamo il barometro, il barometro appunto che ci indica la pressione atmosferica. Abbiamo già la bussola, che dopo vi faccio vedere che è una grafica veramente bella. E poi abbiamo anche l'altimetro, compreso sempre nella bussola, ma c'è anche proprio l'altimetro ed è anche molto molto preciso. Bene, quindi adesso io vi farei vedere il prodottino, prima però magari vi faccio vedere un attimo la scatola, cosa c'è all'interno, e all'interno trovate già la pellicola, ok, resistente agli urti, che io ho già applicato. Si presenta così la scatolina, adesso l'orologio non c'è perché ce l'ho qui e ve lo faccio vedere. Abbiamo allora la pellicola, tutto il kit per mettere la pellicola, quindi c'è tutto quanto per sgrassare il vetro e poi pulirlo, e poi il caricabatterie, che è questo qui. L'orologio è qui, dopo ve lo faccio vedere, e va messo così, tac, quindi magnetico, e si ricarica. Allora, io adesso lo sto utilizzando da praticamente 3 giorni e abbiamo ancora il 67% di batteria. Il prodotto è questo. Beh, non si può dire che non sia bello, almeno a me piace perché è un prodotto che è l'estetica che ho sempre cercato. Bello robusto, bello anche questo colore qua, che è molto simpatico secondo me, ed è anche rifinito molto bene. Guardate il display, adesso la luminosità è al minimo, ma voglio un attimo alzarvi la luminosità, che si alza, era proprio al minimo perché di notte altrimenti è un faro, ve la metto al massimo adesso, in modo che anche qui, che adesso c'è tanta luce, perché siamo all'ombra ma c'è una bellissima giornata, guardate come si vede, ed ha una luce di notte, è un faro praticamente. Questo qua è come è fatto, vedete che ci sono i 4 pulsantini, quindi possiamo usarlo sia come touch, ma possiamo anche utilizzarlo, come vedete qua, con i tasti. Quindi abbiamo i 2 tasti qua e più altri 2 qua, che dopo andiamo a vedere le funzioni varie. Benissimo. Lo si carica appunto, come dicevamo prima, col magnete qui, e poi all'interno della scatola non c'è niente altro che troviamo.
vabbè, la scatola è colorata così, bella, non è una scatola in Havana, una bella scatola bianca, e poi ci sono delle istruzioni che non sono in italiano, però ci dicono cosa dobbiamo fare e anche per configurarlo. Per quanto riguarda l'applicazione, perché ho visto un po' di video di questo orologio, sinceramente, prima che me lo mandassero, e nessuno parla dell'applicazione, non si sa come mai. Benissimo, adesso noi andiamo a parlare un attimo dell'applicazione e come si fa ad associare. Allora, l'applicazione che andiamo ad usare si chiama Cospet Fit e adesso ve la metterò qua, magari qua in fianco, così mentre ve la spiego vedete anche i vari passaggi che vado a fare. Benissimo, quindi vedete scritto Cospet Fit, adesso entriamo dentro nell'applicazione, ok? Lui adesso si sta sincronizzando, quindi io l'ho già collegato al Bluetooth tramite appunto lo smartphone e adesso andiamo a vedere un attimo come funziona. Sta sincronizzando tutti i dati. Bene, allora oggi ho fatto 3900 passi, ne ho fatti pochi perché, vabbè, di solito ne faccio 15-16.000, però comunque andiamo a vedere. Vedete c'è la temperatura esterna a 34 gradi, siamo con una bellissima giornata, la frequenza cardiaca, che vedete qui adesso, l'ossigeno del sangue, lo stress, la pressione sanguigna, perché questo addirittura misura anche la pressione sanguigna, cioè 122/78, umore tranquillo, beh sì dai, siamo tranquilli oggi, e poi andiamo a vedere sport, qui ci sono, ecco, gestione degli esercizi, corsa all'aperto, camminata al chiuso, ce ne sono tantissimi di esercizi, guardate qua, e possiamo mettere quello che vogliamo noi, vedete che c'è, se vogliamo andare a selezionare quelli che usiamo di solito più spesso. Poi abbiamo registrazione dei movimenti, e qua andiamo a vedere la corsa all'aperto, ma devo ancora fare niente, dopo proviamo insieme magari anche a vedere quanto ci mette a prendere il GPS, eccetera. Dispositivo, e qua vediamo Tank T3 Ultra, la batteria che è al 66%, è connesso, qua c'è la galleria dei quadranti, dove possiamo andare a scaricare tutti i quadranti. Attenzione che qua c'è una cosa non indifferente secondo me, che non ho mai visto su altri smartwatch. Abbiamo i quadranti con l'Always On Display, cioè dei quadranti dedicati solo per quando mettiamo l'Always On Display. In questo caso, vedete qua che adesso ho l'Always On Display, adesso si è spento, però abbiamo quindi il display sempre acceso. Quello che abbiamo visto della batteria, che sono ancora al 66%, è con l'Always On Display sempre acceso, quindi anche il consumo dell'Always On Display fa parte. Ho una batteria a 470 mAh, ma vedete che nonostante tutto, 3 giorni abbiamo consumato il 30%, quindi il 10% al giorno. Io penso che 6-7 giorni si fanno tranquillamente. Quindi se andate in ferie una settimana, siete tranquilli che anche registra tutto quanto. Bene. Torniamo dopo la galleria, visualizzazione alla luminosità. La luminosità non è automatica, dobbiamo andare a regolarla noi, come avete visto prima che ho aumentato il display. Promemoria SMS, promemoria app, promemoria sedentarietà, avviso di allarme. Monitoraggio della salute, contatti, risposta tramite SMS, chiamate SOS, aggiornamenti, informazioni e ripristina orologio. Se vogliamo darlo o venderlo, lo ripristiniamo e via. A proposito di venderlo e ripristinarlo, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, vi lascio qui sotto con un codice sconto se volete acquistarlo. Prodotto che merita tutto quello che costa. Ma come ho fatto a fare, diciamo, l'associazione? Allora, come vedete qui in alto a destra, c'è un più, poi premete tasto più, adesso lui è già associato, ma quando lo attivate la prima volta viene fuori un codice QR, scannerizzate il codice QR e lui si associa in automatico, molto veloce e pratico. Bene, e questa qua è le mie informazioni del mio profilo per quanto riguarda Cospet. Torniamo alla pagina iniziale, chiara, bella, decisa, si vede molto molto bene. E adesso torniamo al nostro dispositivo. Allora, come vi dicevo, questo dispositivo qua, dopo faremo qualche test, magari proviamo a mollarlo per terra, metterlo un po' sulla sabbia e magari anche immergerlo in acqua e vedere come si comporta, perché, torno a ripetere, questo qua è impermeabile, ha il GPS integrato, ha la bussola e tutto quanto. Allora, vi faccio vedere un attimino dal display qui, come... Allora, faccio verso su, così, allora, facciamo così, verso su, vedete che abbiamo tutte dei piccoli riassunti qua, ecco qua, così mi vedete, ok? E da qua posso andare a vedere le varie informazioni. Faccio, per tornare indietro, allora o uso il touch,
che vedete qui, oppure back per tornare indietro, tastino back per tornare indietro, select per selezionare, down e up. Ma voi mi starete chiedendo, ma Lorenzo, ma scusa, ho preso uno smartwatch, che touch, cosa mi servono i tastini? Bene, i tastini servono che se avete le mani sporche o avete i guanti, oppure immaginatevi in montagna al freddo, dove non riesco a far andare il touch perché le mie mani sono fredde oppure ho i guanti su. Bene, con questi tasti qua risolvo tutto il problema, anche se ho le mani sporche, ed è interessante. Benissimo, poi andiamo verso giù, abbiamo diciamo le scorciatoie, da destra verso sinistra faccio così e qui ho tutte le funzioni. Quello che volevo farvi vedere io e quello che mi piace di più di tutti a me è l'altimetro, e qua vediamo la pressione, poi fate così, non so se vedete, abbiamo l'altimetro, scusate, bisogna fare così, altitudine 5 metri, ok. Adesso non sono in montagna e purtroppo più di tanto non riesco a farvi vedere. Quello che la bussola, che vi dicevo prima, che ha una grafica, allora adesso andiamo a sincronizzarla, aspettate che facciamo un attimo la sincronizzazione, bisogna fare un 8, guardate che bella grafica che ha, con l'altimetro sotto, la bussola, e anche la pressione atmosferica, ha una grafica bella, e guardatelo da vicino. Adesso ve lo faccio vedere da vicino sperando che metta a fuoco. È proprio ben costruito, bello robusto, è un po' grosso perché ha un bel spessore, è abbastanza spesso, però ha dei materiali di qualità molto molto alta. E questa è la bussola, che è una delle parti che mi piace di più. Poi per quanto riguarda invece le notifiche, eccoci qua, queste sono le notifiche che abbiamo. Anche queste chiare, non possiamo andare dentro se ci sono tanti messaggi, non si può andare dentro, però comunque secondo me sì, non è uno smartwatch, è più dedicato allo sport, più dedicato a quelle cose là che proprio allo smartwatch, più robusto, ecco, quello che devo dire è robusto e estremo, questo è quanto. Bene, adesso proviamo ad andare magari col GPS a vedere come va. Eccoci qua, quindi adesso volevo farvi vedere un attimo, se proviamo a fare un allenamento o cose del genere, quanto ci mette a prendere il GPS e le informazioni che vengono fuori durante una camminata, eccetera. Quindi così abbiamo detto, abbiamo la tendina, di qua andiamo a vedere allenamento, ok? Vedete? Faccio allenamento, faccio camminata all'aperto, guardate che sta prendendo il GPS, qua ci sono già i battiti cardiaci, vediamo quanto ci mette per prendere il GPS. Aspettiamo un po', siamo all'aperto comunque. Comunque torno a ripetere, questo qua è un GPS di qualità molto elevata, E come vedete ha già preso il GPS. Abbiamo comunque un sistema di GPS di posizionamento a 6 satelliti a doppia frequenza. Cosa significa questo? Che noi, anche se andiamo in centro città, dove ci sono dei palazzi molto alti o abbiamo degli ostacoli, comunque si vede molto bene. Vedete? Qui abbiamo il nostro, faccio go, e lui 3, 2, 1, bene, e inizia a registrare. Qua abbiamo la frequenza cardiaca, abbiamo la distanza in chilometri, il ritmo, eccetera, e poi facciamo così, e qui possiamo usarlo come comando per ascoltare la musica. Ma adesso proviamo a fare una camminata così, 2 passi proprio veloci, e vediamo un attimo cosa registra. Adesso qua siamo in mezzo a degli alberi, vedete, i battiti stanno salendo, il ritmo di camminata 29-26 e altre caratteristiche. Allora, restiamo così, che io adesso ho fatto questa introduzione di questo smartwatch che mi piace tantissimo, però magari tra un mesetto e mezzo lo riutilizzo, rifaccio un'altra recensione che magari come è andata appunto in questo mese, quanto durerà veramente la batteria, e poi parleremo anche, magari ci sono stati dei problemi. Adesso voglio fare una prova di caduta, magari sulla terra, e poi magari proviamo anche su qualcosa di un po' più rigido. Allora, prima di toglierlo volevo farvi vedere come è fatto il cinturino, che
fatto in silicone, molto bello. Qui abbiamo una parte rigida dove blocca per primo il cinturino e poi un altro passaggio anche qua. Ha tanti fori, quindi possiamo regolarlo per il polso che vogliamo, è molto semplice e anche ben fatto. Spegnere, da tenere premuto per un po' di secondi. Adesso lui mi dice dati insufficienti, va bene perché non abbiamo fatto più di tanto. Ok, bene. E torniamo indietro. Faccio vedere, per toglierlo bisogna togliere questo cinturino, questa fibbietta qui, poi si toglie qua ed eccoci qua. Ok, togliamo, facciamo, spegniamo. Cioè vedete il display come si vede? Molto bene. Ah, volevo farvi vedere ormai che stiamo parlando di display, scusate. Tengo premuto il tasto e andiamo a vedere quanti display ci sono, che sono tutti ben fatti. Eccoci qua, che questo è bello. Se vogliamo digitale, questo, vedete, molto elegante, bello anche con gli ingranaggi che girano, riuscite a vederlo? Eccoci qua. Poi giriamo questo, che è simpatico. E poi, come avete visto, dall'applicazione ci sono tantissimi quadranti che possiamo utilizzare. Bene, adesso volevo fare una prova di caduta, quindi vi metto qui in basso e proviamo a mollarlo da, io sono alto 1,80 m, lo lasciamo da 1,80 m. Vediamo, è ancora perfetto. Qui ho lasciato, adesso dura già sulla pellicola di protezione, come vedete, che l'ho già applicata. Adesso voglio provarlo a mollare su un tavolo, dove è un po' più un tavolo di tavole. Proviamo a mollarlo. Caduto di piatto. Non c'è nessun segno che sia caduto. Cioè è caduto così, avete visto? Lo rifacciamo. Guardate, non si vede un graffio. Ha dei materiali veramente incredibili. Bene signori, e dopo il test di caduta, adesso io voglio fare un'altra prova, provare a mettergli un po' di polvere di terra, vediamo a sporcarlo per bene, come deve essere così, bello sporco, guardate, lo sporchiamo per bene, ok? Avete visto che comunque, eccoci qua, guardate qua, più sporco di così, più polvere di così, eccoci qua. E adesso facciamo un altro test. Proviamo a fare il test di immersione, visto che comunque qui adesso siamo vicini a un fiume. Proviamo a fare un test di immersione per vedere come va. L'acqua è bella fresca. Vediamo. Lasciamolo qua. Vedete che funziona? Si vede tutto quanto. Eccoci qua. I tasti funzionano, sì, sì, come se funzionano anche sott'acqua, sì, sì, tranquillamente, sì, tranquillamente, vale un po' più fondo e si vede anche molto bene, nonostante tutto, guardate, è ancora immerso, l'ho pulito dalla polvere, è così, messo tutto su e lui è ancora perfetto. Vediamo se è ancora funzionante. Sì, questo funziona. Su e giù, giù e su. Sembra che funzioni tutto quanto. È a posto. Proviamo a risporcarlo di nuovo. Magari adesso che l'abbiamo bagnato un po', guardate come l'abbiamo sporcato e ridotto. E adesso gli diamo un'altra sciacquatina. Eccoci qua. Diamo un'altra bella sciacquatina, guardate lo sporco che ha lasciato. E lui è qui. Perfettamente funzionante. Vediamo se va anche il touch. No, forse è troppo bagnato. Però in questo caso vedete i guanti cosa servono, cioè i tasti cosa servono? Servono a questo. Faccio select, vado giù, vedete? E vado su.
Signori, non penso che ci capiti tutti i giorni da fare questo, però era giusto per farvi vedere che funziona perfettamente. Bene signori, che dire, allora questa è la scatola che vi arriverà a casa se lo acquistate, non ripeto, vi lascio il link in descrizione. Allora, voglio fare un'altra recensione comunque, perché allora, di primo impatto, così i primi 3 giorni, niente di negativo, tranne il peso, quello sì è un po' pesante, anche di notte si sente nel dormire. Magari ci devo fare l'abitudine, ma magari anche adesso fa tanto caldo e lo si sente ancora di più. Per il resto, secondo me, bene, molto bene di questo orologio, e magari tra un mesetto ci diamo un altro appuntamento e andiamo a vedere appunto com'è andata, se ci sono stati dei problemi, se la batteria quanto dura effettivamente. Proverò magari a fare delle camminate, se riesco a fare delle escursioni in montagna per vedere l'altimetro eccetera, come funziona, e se tutto corrisponde a quello che ci hanno promesso. Ma per il momento signori io sono molto contento. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Signori, siete tantissimi a guardare i miei video, io sono più che contento, però basta premere il tasto iscriviti, a voi non costa nulla, però per me è importantissima questa cosa qua. Più siete iscritti e più le aziende mi possono contattare appunto per provare questi dispositivi qui, che sono belli. Va bene. E poi se volete attivare il tasto notifiche, ma quello è importante fino a un certo punto. L'importante è che mi seguiate e che vi iscrivete al mio canale, se il video vi è piaciuto e se è stato utile, altrimenti va bene lo stesso. Grazie a tutti e arrivederci!